Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, bentornati anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Oggi vado a risolvere un problema che mi porto avanti da molto tempo, cioè il ventilatore appoggiato a terra proprio qui dietro la telecamera. Proprio lui. E tra qualche minuto lo vedremo installato proprio qui sulla sega a nastro. Inizio con lo smontare tutto il ventilatore. Separo la pulsantiera e metto da parte il filo con la spina che riutilizzerò dopo. Rimuovo le guaine termorestringenti dai terminali della pulsantiera per iniziare a pulire e procedo ad installare i fasten sul cavo di alimentazione. Con del filo di rame di sezione 0,75 mm procedo a realizzare le prolunghe per tutti i fili che scendono dal motore del ventilatore. Come metodo di giunzione utilizzerò la stagnatura e rivestirò tutto con della guaina termorestringente del diametro adatto. Creo delle label per identificare i tasti della pulsantiera. Identificati i contatti, identifico i cavi che andranno collegati su di essi.
Installo dovunque Faston per una veloce connessione. Ripulisco i contatti della pulsantiera e anche qui successivamente andrò ad installare i Faston maschio e passo alla preparazione della scatola elettrica dove effettuerò le forature per i pulsanti. Installo la pulsantiera nella scatola elettrica utilizzando delle viti M5 e come distanziali utilizzerò una serie di dadi. Saldo sulla pulsantiera i cavetti precedentemente preparati con i Faston. E passo alla preparazione del supporto in legno che manterrà il ventilatore al soffitto e come al solito utilizzerò degli scarti di altre lavorazioni. Applico della guaina termorestringente per mantenere insieme i fili fino all'ingresso nella canalina.
Applico la canalina e la scatola elettrica al muro con fisher da 6 mm, poi effettuo il passaggio dei cavi. In modo veramente immediato collego i Fasson utilizzando le numerazioni applicate sui termorestringenti e chiudo la cassetta. Test finale. Rieccoci amici, finalmente ho sistemato questa cosa che me la portavo avanti da un po' di tempo. Per questa modifica è importante identificare per bene i cavi e i pulsanti sulla pulsantiera. Come di consueto vi lascerò in descrizione il link degli utensili che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!